identificare il proprio target? Se la tua è un'azienda che opera nel B2B, hai un grosso vantaggio rispetto alle imprese B2C. E sai qual è? Puoi conoscere esattamente chi sono i tuoi potenziali clienti. Scopriamo come. Quando si parla di dati, la frase più popolare in assoluto è quella di Clive Humby, data scientist e matematico inglese, che nel 2006 disse: "I dati sono il nuovo petrolio, ovvero il nuovo motore dell'economia". A più di 15 anni di distanza la sua intuizione è ancora più vera. Oggi più di 2 miliardi e 200 milioni di persone acquistano online e l'80% delle decisioni d'acquisto iniziano proprio sul web, anche nel business to business. Emergere dal rumore di fondo è sempre più difficile e costoso e per emergere non ti basta il petrolio, ma ti servono i dati. A vincere, infatti, è chi conosce esattamente il proprio cliente target, chi sa orientare le proprie scelte cogliendo le opportunità prima di altri. Per questo, sia che tu ti rivolga ai clienti finali, sia che tu venda ad altre aziende, il primo passo è proprio conoscere precisamente le persone o le aziende che vuoi raggiungere. Sfatiamo subito un mito. Non è vero che nel business to business non ci sono dati da analizzare, anzi è vero proprio il contrario. Nel business to business infatti puoi identificare in modo preciso non un generico segmento di clientela target, ma le singole aziende. Puoi segmentarle con caratteristiche estremamente precise che vanno dall'indirizzo fisico fino ai dati finanziari di redditività e persino in base alle loro esigenze specifiche d'acquisto. Facciamo un esempio. Immagina di vendere prodotti per parrucchieri. Potresti identificare i saloni di una certa zona molto meglio rispetto a chi deve individuare le persone che oggi hanno bisogno di un taglio di capelli. Il vantaggio? Beh, innanzitutto riuscire a riconoscere chi sono i tuoi clienti sia a livello aggregato di categoria, quindi i saloni di una certa dimensione, sia a livello specifico di ogni singola azienda, quindi individuare esattamente i nomi e gli indirizzi di ciascuno, ti permette di creare delle strategie di business molto più mirate con maggiore probabilità di successo. Immagino che a questo punto ti starai chiedendo: ma come fare a trovare, analizzare e raggiungere queste aziende? Vediamo subito 3 metodi basati sui dati. Il primo modo, quello più tradizionale se vuoi, è identificare le aziende target grazie al codice Ateco. Questo codice identifica l'attività principale di un'azienda, precisamente l'attività economica dell'impresa. Grazie all'uso di banche dati specifiche puoi infatti scaricare elenchi di nominativi di aziende che corrispondono a un determinato codice Ateco. Considera che in Italia ci sono oltre 3000 codici specifici. Tuttavia questo non è il modo più efficace ed efficiente per trovare le aziende che interessano proprio te. Esatto. Infatti tutte le aziende hanno un solo codice Ateco principale, ma allo stesso tempo possono svolgere molte altre attività. Ad esempio nel codice 4637 di chi commercia caffè trovi sia le torrefazioni, sia chi importa il prodotto grezzo, sia chi vende le capsule. Proprio per questo software specializzati categorizzano le aziende anche per le altre attività che svolgono, scoprendole dal sito web o da altre fonti informative. Quindi, partendo dalle attività dei clienti che hanno bisogno del tuo prodotto o servizio, puoi individuare univocamente queste aziende e poi contattarle tramite attività di marketing a risposta diretta. Il secondo modo prevede di intercettare le persone che lavorano proprio nelle aziende target. Ancora meglio se sai quali sono i ruoli dei decision maker coinvolti nella scelta del tuo prodotto e servizio. Puoi intercettare queste persone nei luoghi digitali dove si informano. Pensa ad esempio ai blog, i forum, le pagine, i gruppi social, più in generale i media di settore. Infatti, a differenza degli ambiti consumer, in cui la lettura di un blog, ad esempio, dipende dalle passioni e dagli interessi del singolo, nel business to business invece le persone leggono per informarsi e per rimanere aggiornate nel loro lavoro. Molto spesso infatti proprio le aziende forniscono degli abbonamenti ai loro dipendenti o addirittura ricevono gratuitamente le riviste specifiche del loro settore. Ad esempio, gli ingegneri ricevono a casa propria la rivista Rassegna tecnica e notiziario degli ingegneri, mentre chi lavora nell'ufficio acquisti probabilmente legge Procurement, chi si occupa di elettronica legge Elettronica In, gli imprenditori leggono PMI.it, quelli più digitali si informano su Wired e così via. Da un lato, analizzando i dati di questi media come gli utenti mensili,
le pagine più lette, i canali di traffico, puoi capire il percorso online di quel tipo di cliente target e poi quindi creare delle strategie e delle campagne marketing mirate sui loro interessi. Dall'altro puoi usare questi media come veri e propri veicoli attraverso blog post, altri tipi di collaborazioni o campagne mirate. D'altro canto, studiando le persone influenti, i leader di pensiero nel settore dei tuoi clienti, puoi individuare i cosiddetti micro-influencer e avviare delle partnership per raggiungere la loro audience attraverso i loro canali social. A proposito di social, non dimenticarti quelli professionali come LinkedIn e Xing. Questo infatti è il terzo metodo per intercettare clienti nel business to business. Probabilmente il social selling è il miglior modo per entrare direttamente in contatto con chi decide davvero in azienda, evitando così quelle fastidiose chiamate a freddo o di inviare email spam che intasano ogni giorno le caselle di posta elettronica di tutti noi. Come hai visto, anche nel business to business trovare il petrolio è possibile. Ora non ti resta che iniziare a capire quali dati possono essere utili nel tuo caso specifico e soprattutto come tradurli in strategie efficaci. Se ti è piaciuto questo video e vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità dal mondo dei dati e della marketing intelligence, allora iscriviti al nostro canale YouTube, seguici sui nostri social e ricorda, Think Big Data.